Bentornati a tutti su PMaker Electronics. Oggi andiamo a vedere questo schema oscillatore sinusoidale a ponte di Wien. Serve per generare, quindi troviamo l'uscita, un'onda sinusoidale a una frequenza che impostiamo in base ai valori delle resistenze e condensatori che mettiamo. Il cuore di questo schema è il nostro operazionale TL072. Per alimentare questo circuito, questo chip, c'è bisogno di una tensione duale. Purtroppo non ho l'alimentazione duale, quindi userò un trucco. Userò un partitore composto da R5 ed R6. Fornendo 12 volt, creerò al centro qua una tensione VRF, cioè una massa, cioè proprio una massa virtuale dove andrò a collegare questi componenti. Attorno all'operazionale abbiamo una rete RC. Allora abbiamo una rete RC composta in serie, sopra troviamo in serie formata R2 e C2. Dall'altro lato troviamo C1 ed R4 ma in parallelo. Questa è la frequenza, questo circuito RC seleziona la frequenza di oscillazione che poi andiamo a vedere, andiamo a calcolare, e rimanda all'ingresso, quindi su pin 1 solo la frequenza bloccando le altre. Andiamo a calcolare effettivamente la frequenza di oscillazione. Allora, la formula, la frequenza di oscillazione è 1 fatto 2 π RC. Allora, abbiamo che R è uguale ad R2, che è uguale ad R4, quindi troviamo 10k ohm. Poi abbiamo che C è uguale a C1, che è uguale a C2, quindi troviamo 4,7 nanofarad. Quindi facciamo F0, FO, la frequenza di oscillazione, facciamo 1 diviso 2π per 10, per 10 alla terza, per 4,7 per 10, questo è nanofarad, quindi è 10 alla meno 9, ho sbagliato, alla meno 9, quindi è uguale, già ho fatto il calcolo, intorno a 0,0000295. Quindi 1 diviso 0,00295 ci dà 3385 Hz. Quindi troviamo all'incirca 3,4 kHz. Poi andiamo a vedere se effettivamente la frequenza all'uscita è di 3,4 kHz. Per oscillare il circuito deve avere un guadagno preciso e deve essere maggiore di 3. Allora ho messo una resistenza R1 da 100k e un R3 da 47k. Quindi andiamo a fare i calcoli e vediamo se il guadagno supera 3. Andiamo a calcolare anche il guadagno. Si fa 1 più R1 diviso R3, quindi abbiamo 1 più R1 è 100k, R3 47k, quindi abbiamo 1 più 100 diviso 47 fa 2,13, abbiamo un guadagno di 3,13.
questo guadagno 3,13 appena sopra la soglia minima per oscillare, che è 3. Abbiamo visto il guadagno, abbiamo visto la frequenza di oscillazione, quindi all'uscita, questo è il signor Wien, un tedesco, poi andiamo a vedere qualche curiosità. All'uscita otteniamo una sinusoide intorno ai 6 volt, perché alimentiamo il circuito a 12 volt con un'ampiezza di picco picco di 5-6 volt, poi andiamo a vedere sull'oscilloscopio. Quindi se vogliamo prelevare un segnale AC possiamo aggiungere un condensatore, inserire l'uscita per bloccare i componenti continui per collegare un altoparlante, ma questo lo andiamo a vedere alla fine. Il bello di questo circuito è che sfrutta il rumore interno dei componenti, quindi piccoli disturbi casuali che vengono amplificati e selezionati dalla nostra rete RC, quindi fino a stabilizzarsi a un segnale, quindi un'oscillazione regolare. Andiamo a vedere il nostro inventore. Questo circuito, come in questa foto, prende il nome dal fisico tedesco Max Wien 1866-1938, che nel 1891 inventò appunto questo ponte di Wien, un circuito usato inizialmente per misurare frequenze. Il ponte di Wien originale era solo una rete di resistenze e condensatori usata per confrontare segnali e trovare la frequenza esatta al cui il ponte si bilanciava, come un bilancino per segnali AC. Non era ancora un oscillatore. Ma come è diventato un oscillatore? Nel 1939 l'ingegnere statunitense William Hewlett, non so se si pronuncia esatto così, quindi cofondatore della Hewlett-Packard, quindi della HP, usò la rete di Wien per costruire un oscillatore sinusoidale stabile, il famoso Wien Bridge Oscillator. La sua versione era geniale perché usava una lampadina per regolare automaticamente l'ampiezza, grazie alla variazione di resistenza con la temperatura. Produceva un'onda sinusoidale pulita, era semplice ed economica. Con questo progetto Hewlett costruì uno dei primi generatori audio commerciali di precisione, usato anche dalla Disney come sul film Fantasia. Un'altra curiosità, il circuito di Hewlett è considerato uno dei simboli della nascita di HP. Max Wien, nonostante abbia dato il nome al ponte, non aveva previsto il suo uso come oscillatore. Questo è merito degli ingegneri successivi. Abbiamo visto la parte teorica, adesso andiamo sul banco, andiamo a realizzare il circuito e vediamo se effettivamente il circuito funziona. Eccoci sul banco, andiamo a realizzare lo schema. Allora, questo è il nostro TL072, ho messo il pin 4 al GND e il pin 8 al positivo. Un filo. Andiamo a creare il nostro partitore usando R5 e R6, due resistenze da 10K, partendo dal positivo a un punto, mettiamo un'altra resistenza da 10K dal punto al negativo. Prendiamo il condensatore da 10 microfarad, mettiamo il positivo sulla giunzione delle due resistenze, il negativo sul negativo. Abbiamo creato la nostra massa virtuale. Prendo il tester, andiamo a vedere subito se funziona. Allora, collego l'alimentazione, il negativo e il positivo, do tensione
metto in modo che non riflette la luce, ok, e andiamo a vedere se effettivamente troviamo alimentazione duale. Allora, aspettate che c'è un riflesso, se vi dà fastidio, metto così, ok, perfetto. Allora andiamo, dobbiamo misurare 12 volt, effettivamente troviamo 12 volt. Poi al centro 12 volt, al centro dovremmo trovare 6 volt. Facciamo l'incontrario, così 6 volt meno 6 volt, quindi abbiamo la nostra massa virtuale. Perfetto. Mettiamo un jumper così da avere anche altro riferimento per la massa. Facciamo il nostro guadagno. Allora prendiamo resistenza da 100k, marrone, nero, giallo, mettiamo fra il pin 1 e il pin 2, così, e prendiamo la nostra resistenza da 47.000, un giallo, viola, arancione, e lo mettiamo dal pin 2 alla nostra massa. Non si arriva qua, ok, abbiamo fatto il guadagno. Facciamo il nostro, prendiamo la nostra resistenza da 10k R2, andiamo a mettere dal pin 1 qua, in serie mettiamo il nostro condensatore. Io ho questo da 4,7 nanofarad che va al pin 3. Chiudo con la pinzetta. Quindi questo è in serie. Andiamo a inserire anche il nostro parallelo, quindi dal pin 3 mettiamo da quest'altra parte, possiamo mandare direttamente come da schema al nostro segnale di riferimento di massa virtuale, e dal pin 3 inseriamo anche l'alta resistenza R4 del nostro condensatore C1 lo stesso da 4,7 nanofarad. Ok, questo è tutto il circuito, e andiamo all'alimentazione e andiamo a vedere sull'oscilloscopio la forma d'onda che ne esce. Vado a collegare la sonda, allora collego il negativo al negativo, quindi al GND, e il puntale della sonda sul pin 1, sarebbe l'uscita. Diamo alimentazione al circuito e vediamo che succede sull'oscilloscopio. Come vediamo, troviamo subito un segnale sinusoidale. La frequenza che abbiamo calcolato era di 3 e 30, non ricordo, quindi ci siamo, 3,35 kHz, e troviamo un picco, lo sono riuscito a leggere, di 10 volt. Questo perché è limitato dal nostro TL072, che non è un rail to rail. Se vediamo bene, zoomare, ok, l'oscilloscopio, la parte inferiore è tagliata, non è perfetta,
Questo è normale perché sto alimentando il circuito con un'alimentazione singola, quindi non riesce ad andare fino a 0, ma si ferma a 1,5-2 volt. Per avere un'onda perfettamente simmetrica bisognerebbe usare un'alimentazione duale, e in questo momento non ho. Proviamo ad aggiungere un altoparlante per vedere il segnale acustico che emette. Ho questo da 8 ohm 0,5 watt, ma per mettere l'altoparlante dobbiamo aggiungere, allora aggiungiamo all'uscita un condensatore, metto un 100 microfarad per mandare solo i segnali AC. Aggiungiamo anche una resistenza per proteggere il circuito, tutto in serie, una resistenza da 100 ohm va più che bene, e mettiamo il positivo dell'altoparlante e l'altro filo sul GND. Accendo e vediamo che suono emette. Non so se riuscite a sentire. Vi faccio vedere sull'oscilloscopio la forma d'onda. Allora, la frequenza è rimasta lo stesso, è sceso un pochettino, guardate, a 3,32, prima era 3,35, ma il volume è sceso perché il picco picco è intorno a 2,96, prima era 10 volt. Per avere un segnale più forte possiamo aggiungere un transistor. Per questo video è tutto, questo è il circuito. Vi ricordo di lasciare un like, se avete qualche cosa da dire potete scriverlo sotto nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima.